La casa si trova nella campagna tra Ostuni e Carovigno, in un ambito paesaggistico conosciuto come la Murgia dei Trulli, in particolare come la Piana degli Ulivi Secolari. Quest'ambito è caratterizzato dalla presenza di un paesaggio rurale dove la fittarete di muretti a secco e di edilizia tradizionale in pietra struttura una sorta di mosaico agrario complesso. L'edificio, attraverso un'articolazione dei differenti volumi che si susseguono come veri e propri blocchi funzionali, assume in pianta un andamento prevalentemente a L, al termine del quale si inserisce il corpo della zona destinata a pranzo-soggiorno, ruotato di 45 gradi a richiudere lo spazio esterno dove sono state collocate le principali funzioni dell'outdoor, come il living, la cucina, la zona pranzo e la piscina. Questa articolazione planivolumetrica valorizza la presenza delle alberature esistenti, adattandosi agli spazi liberi tra gli ulivi e cingendoli come a formare una corte interna più intima e raccolta. L'accesso all'abitazione avviene attraverso un piccolo arretramento del prospetto che separa la zona giorno dalla zona notte e costituisce il perno dal quale si distribuiscono i vari ambienti. Da una parte si accede alla zona giorno costituita da un primo blocco servizi, per poi proseguire verso il blocco della cucina, con una doppia vetrata a bilico verso la campagna e la corte interna. In continuità con questa, verso il blocco più ampio e rotato di 45 gradi rispetto al precedente, che ospita la zona pranzo e soggiorno, aperto con 3 ampie vetrate anch'esse a bilico verso la campagna e il trullo preesistente trasformato in dépendance. Dall'ingresso, posto in posizione baricentrica alla casa, si accede poi alla zona notte attraverso un lungo disimpegno caratterizzato da grandi vetrate scorrevoli a scomparsa. E dal quale, attraverso un sistema di porte scorrevoli inserite in una boiserie in essenza di rovere sbiancato, si accede alle singole stanze. Queste a loro volta si affacciano su piccole corti private separate le une dalle altre da una vegetazione di canne alte che ne garantiscono la privacy. La maggior parte degli arredi sono disegnati su misura. Gli armadi delle camere sono volutamente sollevati da terra per ridurre l'impatto visivo del loro volume, liberando il pavimento sottostante così da aumentare percettivamente la dimensione delle camere. Molti degli arredi sono stati realizzati in muratura per integrarli maggiormente all'architettura stessa della casa, come il letto della camera padronale e alcuni divani, realizzati sia all'interno che all'esterno. A completamento dei volumi è stata realizzata una grande zona cucina pranzo all'aperto, costituita da un pergolato su colonne in muratura che contribuisce a definire e racchiudere la corte interna. Il pergolato si prolunga ulteriormente per ricomprendere anche una zona living all'aperto. Il fabbricato, pur articolandosi in blocchi decisamente geometrici e squadrati, si caratterizza per la sua morbidezza visiva, dovuta all'arrotondamento di ogni spigolo vivo, sia esternamente che internamente, e dall'uso di materiali naturali per il rivestimento delle sue superfici, intonaci di calce per le pareti e malte cementizie naturali per i pavimenti interni, cosa che ha consentito, come una glassa, di rivestire morbidamente ogni superficie. Il terreno sul quale sorge la casa ha un andamento digradante, con cambiamenti di quota lungo tutta l'estensione del lotto, ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi ulivi.
Il nuovo edificio, costituito da un unico piano, si inserisce nel contesto in modo organico, mantenendo inalterati gli elementi preesistenti del paesaggio circostante e adattandosi il più possibile all'andamento naturale del terreno attraverso il dolce cambiamento delle quote interne. Ritengo che la particolarità di questo progetto sia dovuta soprattutto alla permeabilità visiva e alla fluidità spaziale che lo caratterizza, sia per quanto riguarda la visione che si ha del paesaggio circostante dall'interno ma anche dall'esterno della casa, sia per quanto riguarda la grande fruibilità e fluidità tra i diversi spazi funzionali.